nascondere sotto il tavolo! Molta pressione, molta pressione. Ostia puta, veramente. E abbiamo deciso di tornare indietro. È un'esperienza. Io volevo spingerlo, arrivato a questo punto, ma... Quindi? Andiamo fuori dalle palle. Non lo so quanto stiamo ancora in Armenia. Vediamo. Buongiorno, oggi vorrei parlarvi della capacità di Mauri di tirar fuori un grande piatto con niente. Grande. È vero, perché non avevamo niente per fare pranzo oggi, di leggero, abbiamo praticamente quasi finito tutte le provviste e allora io ho detto facciamo un riso coi piselli, ma io avrei fatto bollire il riso, ci avrei schiaffato dentro un po' di piselli così dalla scatola e avrei servito. Voi non avete idea di che roba buona invece sto mangiando. Questo è il risultato con un riso basmati che io avrei scotto all'inverosimile. Pomodori non ci avrei mai pensato. Le olive e il basilico. Basilico mi sa che morirà presto perché lo sto usando talmente tanto che non fa tempo a crescere, quindi. Che è quello che deve servire. Vabbè, è un'altra piantina. Poi da un attimo all'altro può cambiare il tempo. Dopo pranzo dal sole siamo passati alle nuvole. E quelli che sentite sono gocce di pioggia sul tetto di lamiera. Io sto lavorando qui, con questa vista. Invece Mauri è giù in camper. Bene, dai, diciamo che se non grandina, almeno ci lava i pannelli solari. Aiuto, me li sta sparando addosso! Aiuto! Si nascondere sotto il tavolo! Non ho un posto riparato qui, me li spara da parte! Bene, ha finito. Non sembra aver fatto danni. Torno in camper adesso che non piove più. Difficile iniziare la mattina così. Ma quante scale dobbiamo fare? Non lo so, ma io sto ancora dormendo. Questo camping ti stanca. Buongiorno, ultimo giorno e lasciamo il camping. Siamo stati 3-4 giorni alla fine. Peccato perché è veramente un posto che ti fa star qua, perché stai veramente bene. Però dobbiamo fare due cose prima, anzi tre. Uno, attaccare l'adesivo. Due, lasciare il nostro compressore nuovo, che abbiamo doppio, che è solo in mezzo che gira. E siccome qua c'è un armadietto, adesso ve lo farò vedere dentro, dove i viaggiatori lasciano le cose che magari hanno in più e tu puoi andare lì a prendere quello che vuoi, per assurdo lo puoi svuotare e portarti via tutto. Quindi se vuoi lasciare qualcosa lo lasci, se vuoi prendere qualcosa lo prendi e noi faremo così, lasceremo questo, c'è un fornelletto che a noi serve e lo prendiamo. Questa è una delle due cucine? Eccolo qua. Sì, allora, parti meccaniche, Vediamo un po'. Se puoi usarlo, per favore, prendilo. questo lo mettiamo qui così. Le ciabatte a me non servono, sono troppo piccole per me. A noi serve questo, ce n'è abbastanza. Quelli di scorta. Bene, dai. Allora c'è anche un fornelletto nuovo volendo. No, fornelletto no. Guarda, questa qua è cicoria. Fumatela tu la cicoria. Questa la prendo dopo, intanto adesso andiamo, attacchiamo. Good morning. The wall of stickers. Bene ragazzi, allora adesso mettiamo il bel adesivo qui. No. Right or left? Left. Ok. Qua. Guarda che bello. Eccolo qui. Adesso ragazzi chi viene qua fa una foto con la sua faccia e ce la manda e avrà un premio.
abbiamo avuto anche il supporto morale di alcuni ragazzi. Figura di merda. Molta pressione, molta pressione. La terza cosa importante che dobbiamo fare oggi l'hai detta? No, andiamo a farla adesso. Ultima doccia. No, ultima no. Detto così sembra che non ci facciamo mai la doccia. Però diciamo ultima doccia comoda. Ecco, comoda vuol dire che è già pronto. Vai lì, ti fai la doccia, la barbetta. Forse mi sta cadendo tutto. E vai, dai, andiamo. Un uovo? Già è vero, ci sono le galline qua. Ma questo è caduto da qualche parte, mica è nato qua. Sto scaldando ben brutto, che ti devo far fare il salitone che a detta degli altri è bello tosto. Sterrato, tutto ha piovuto ieri sera, quindi Infatti, il giorno il giusto. massimo. No, speriamo che non ci sia un po' di fango. E quindi direi che possiamo anche magari andare. Tutto chiuso, posizione aerodinamica. Forza Bruto. Ostia. Sei prima? Ce la faccio. Ostia puta, veramente? Ah, sì. È caldo? Perché ha perso potenza qua che è saltato. Perché qui quando fai la curva è dura, perché la curva è molto a gomito, quindi devi per forza rallentare. Per quello che ti dicevo, se la prendevi da lì. Andiamo. Commento a caldo? Ho avuto un attimo di... ho detto, bah, e qua il problema è l'altezza. L'altezza perde potenza il motore, quindi bisogna dell'idrogeno, e poi il terreno sotto che sgommava, quindi ho perso potenza nello spunto. Il primo pezzo è proprio quello più rigido e dietro ho iniziato a sgommare. Vabbè dai, però alla Sì, ce l'abbiamo seconda... fatta, dai. Ho avuto anche l'applauso del signore. Pronti per andare? Qui dove era parcheggiato il Biagino. Ciao Gogt. Thank you Sandra. You're welcome. Thank you. See you next time. See you next time. Next Yes. year maybe. You never know. Anche oggi abbiamo conosciuto un ragazzo tedesco, dentista, che 7 mesi fa ha venduto la sua attività, si è rotto le balle, ha detto alla moglie: vuoi venire? No, ha preso un furgone fuori strada e adesso è 7 mesi che è in giro, tornerà probabilmente a fine anno. E oltretutto ci ha regalato la SIM card per la Georgia e soldi, spicci che aveva lì. Tanto io non li uso perché non ci torno in Georgia, quindi prendetemi un caffè alla mia salute. Quindi carinissimo. Siamo stati veramente bene in questo campeggio, ci è anche spiaciuto un po' lasciarli perché si stava veramente bene. Uno di quei posti dove davvero ci puoi passare mesi senza annoiarti mai, a parte che noi abbiamo lavorato parecchio in questi giorni, però sì, potrebbero fare un sacco di escursioni, cosa che stiamo andando a fare adesso. Poi ieri ha piovuto, quindi sappiamo che dobbiamo aspettarci delle strade un po' dissestate. Niente monastero perché stanno mettendo la sabbia nuova, diciamo il primo strato della strada, e non è ancora asfaltato Non è ancora neanche battuta. no, neanche battuto. Già. Quindi non, cioè, già le macchine davanti a noi sgommavano e abbiamo deciso di tornare indietro. Ragazzi, già oggi l'ho rischiata e mi è andata bene. Vi ricordate in Marocco quella salita che o sì la dovevo fare? Che ho iniziato a slittare, non voglio fare la stessa cosa qua perché non ho la stessa potenza. 1800 che siamo, cioè, mi manca un attimino. Sinceramente per un monastero, tanto ne vedremo altri adesso.
Dai, accontentatevi. Ma adesso andiamo a vedere un'altra cosa bella. Abbiamo pagato il ticket, 300 lire a testa. Stiamo entrando in un parco naturale. Che La mia ha... felicità. Adesso sei felice perché andiamo in discesa. Infatti. Stiamo entrando nel canyon di questo parco naturale dove andremo a vedere delle formazioni basaltiche a sezione esagonale o pentagonale. Allora, già da qui si notano delle formazioni incredibili. Guarda che roba. Oh, però non sono ancora quelle famose. Hanno trovato alloggio migliaia di nidi di rondini qua. Queste formazioni rocciose sono tutte delle colonne messe uno a fianco all'altro, appunto in questo caso sono basi esagonali ma non regolari. Andiamo sotto che dovrebbe essere più bellino. Queste colonne di basalto sono anche alte circa 200 metri. Sono state formate da un'eruzione vulcanica, niente di più. La cosa interessante è che ce ne sono molte verticali e poi proseguendo nella parete iniziano a diventare orizzontali. Questo perché il magma comunque era molto fluido, ma comunque con questa, diciamo così, configurazione tipo cristalli. E quindi uno attaccato all'altro vedi proprio a volte come una specie di greca raggiera che segue il muro. Veramente belli. Tutta questa ballata è fatta così. E adesso con questa cosa alle mie spalle vi svelo come si chiama. Vengono soprannominate Symphony of Stone, la sinfonia delle pietre. Ricordano un pochino le canne degli organi a colonna. Capire che cacchio di caldo fa. All'arrivo in fondo c'è una bella fontanina con acqua ghiacciata per ristorarsi e poi con mio sommo piacere, proprio la goduria delle godurie, siccome è tutta in discesa quindi poi dopo sarebbe stato tutto in salita, c'è un trenino, avete presente quei trenini che ci sono nelle fiere e ti riporta su. Gran bella sorpresona, visto il caldo. Trenino ad acqua. Sì, che avete visto raffreddare ad acqua. Un'esperienza. Lasciamo la valle di Garnigogtegard. La valle di lacrime? No. Sì, Era ti carino. piangi a pronunciarlo. Ci dirigiamo verso Yerevan e andiamo a cercare un posticino per noi per vedere di visitare questa grande città. Dem, sì, Lega. Prima, Mari. Siamo in prima. State guardando la mia faccia preoccupata? Sì, sono un po' preoccupato. Perché ho fatto la salita bella tosta, 50 metri in 100 metri, e non sono riuscito a salire in prima. Quindi adesso sto svuotando le grigie, che erano più o meno 50 litri, e sto svuotando tutte le bianche che avevo fatto il pieno prima di partire, che sono altri 80 litri, per togliere un 120 kg. Perché arrivo proprio a un punto, dopo poi diventa non piatta, ma la pendenza sempre meno, e arrivo che sono al limite. In più non riesco a prendere un po' di rincorsa perché lì c'è sempre gente, quindi svuoto e ci riprovo. Vediamo un attimino. No, c'è la macchina.
macchine. Fatti vedere. Dov'è il tizio là, lo vedi? Già arriviamo lenti qua. Dai. Sei già in prima, cazzo. È tosta. Non si vede dal video, ma è veramente, veramente tosta. Io volevo spingerlo, arrivato a questo punto, ma mi ha detto di no. Quindi senza di me sono altri 50 kg meno, no, un po' di più, però non ce l'ha fatta lo stesso. Non lo so cosa fa adesso. Adesso è tornato giù, proverà a riprendere la rincorsa, però davvero quel pezzo lì non si vede manco la strada da qua, è proprio come se andasse giù così e non riesce a scollinare quel pezzo lì. Thank you so much, thank you. Incredibile, c'era un gruppo di 4 o 5 ragazzi armeni che lavoravano a una fontana qua sulla strada. A un certo punto si sono coalizzati per andare a spingere Bruto. Giustamente io ero a piedi, quindi Mauri è andato avanti con Bruto, che è la cosa migliore. Non so dove è arrivato. Dopo la disavventura di questa benedetta salita, che un po' mi lascia perplesso, siamo venuti in un ristorante per strada che ha queste specie di stanze di 6 persone e ne ha diverse in mezzo a questo giardino, e bello fresco per fortuna. Siamo venuti a mangiare qualcosetta di tipico armeno, anche perché abbiamo svuotato acqua. Vi racconto, sono senza voce perché sono talmente secco che mi è andata via la voce. Ho provato 2 o 3 volte a salire, non ce la facevamo. Tentativo successivo, ho svuotato nere e bianche e ho rifatto la salita. Sono andato qualche metro più avanti, ma non ce l'ho fatta lo stesso. Altro tentativo, è scesa anche Marina e ho fatto qualche metro in più. Ero proprio quasi sulla costa per poter passare a questo punto. A un certo punto mi sono bloccato lì, ho visto scendere dalla montagna 5 operai che stavano facendo un vialetto lì. Ho visto proprio che sono venuti per la serie aiutiamo sto pirla. Sono dietro, mi hanno spinto con un po' di sfrizionamento, sono riuscito a superare questa piccola china e in primo sono riuscito ad andare avanti fino a, diciamo, la curva successiva, che ovviamente aveva una pendenza inferiore. Mi sono fermato, è arrivata Marina che mi cristonava, dovevi andare avanti, ho detto no, anche perché è lunga, sinceramente ho detto se ci dobbiamo fermare chiamo la gru e ci facciamo tirare, perché basta. Salita lei, comunque siamo riusciti in prima, l'abbiamo fatta e abbiamo spuntato. Ora, ho veramente dei dubbi che questi cali di potenza è talmente tanta che o sto gasolio benedetto sicuramente influisce l'altezza, perché siamo intorno ai 1700, il gasolio fa cagare, perché a questo punto mi viene in mente che sia un problema di qualità di gasolio. L'acqua, così magari ti Sì, ritorna la infatti. voce. Thank you. No, good, no problem. Thank you. Allora, pane di 2 tipi, un formaggino di capra e una cosa che sembra ketchup. Nel frattempo appunto è arrivato il cibo. Secondo me una cosa che voglio provare, perché non l'ho fatta in manutenzione, è pulire il filtro dell'aria, perché sicuramente manca ossigeno, si vede dalle fumate che faccio nere. Vediamo se magari pulendo il filtro prendo qualche cavallo in più. Però ragazzi, sono seriamente preoccupato perché faccio una fatica
a salire anche questa mattina, ma era veramente così. Boh, non lo so, devo controllare. Mauri si fa il saccottino con il pane e la piega un po' cos'è, dai. Una bocca piena, spiegalo tu. Hai finito di mangiare, lo spieghi. Io intanto ho appoggiato il telefono perché voglio mangiare anch'io. Il lavash, che è questo pane tipico turco, metto dentro il formaggio, c'è una salsina di pomodoro veramente buona, che non è ketchup, e basta, mangio così, roba semplice. Ecco qui la carne che abbiamo ordinato, vedo che fanno un uso smodato del burro, che tra l'altro ci hanno detto che ne mettono anche nelle patate. E noi lo mangiamo. Controllare il filtro e probabilmente è questo perché è veramente nera. Questo è un fango di sabbia. Questo è il filtro dell'aria? Sì, perché è bagno d'olio. È un filtro lavabile, se non erro l'avevamo lavato prima di partire. Cosa vuoi dello Scottex? Però darmelo, ma servirà poco. Ragazzi, ci hanno tutti detto che mangiare costa meno andare al ristorante che andare al supermercato. Oggi siamo andati al supermercato per prendere 4 cose e devo dire che sono carissimi. E quindi stasera siamo venuti al ristorante tipico, oltretutto qualche amico viaggiatore c'è già stato qua, e a provare tutte le cose strane armene. Siccome non abbiamo tantissimo tempo, qui le concentriamo tutte. Quindi per non sentirmi dire le solite volte, ma ci fate vedere sempre quando mangiate, vi saluto e ci vediamo domani. Ecco dove abbiamo dormito stanotte. È un parcheggio proprio attaccato alla statale. Però siamo in centro. C'è un traffico, raga. Ma che traffico che c'è. Cosa stiamo facendo noi? Ragazzi, pronti per partire e andare in bici? Attrezzature video pronte? Sto preparando la GoPro. Mi sembra lo snorkeling. Vabbè ragazzi, oggi andiamo a visitare la città. Pigliamo le biciclette se non ci ammazzano perché avete visto che casino c'è. E ci vediamo dopo. Ciao, adesso andiamo. Ciao 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 ciao. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Anna, qua in centro città a Yerevan, che è uno dei monumenti più antichi di Yerevan, costruito nel XII secolo, tra il XII e il XIII secolo, è sopravvissuto anche al grande terremoto che c'è stato. Adesso non si può entrare perché c'è la signora qui davanti che vende le candele che ci ha detto che c'è una funzione in corso, infatti si sente cantare. Hanno ritrovato anche una stele e c'è probabilmente la spiegazione, ma è solo in armeno. Ed eccoci arrivati al centro di Yerevan e quello che è alle mie spalle è un DJ. No. L'ha fatto in onore a DJ Franchino. Aspetta. Grande. Non è lui. No, non è lui. È un'installazione artistica. In questa piazza ci sono diverse installazioni artistiche che adesso vi faremo una carrellata, però alle nostre spalle c'è la famosa cascata, perché una volta c'erano diverse fontane e simulavano un attimino quelle che erano le cascate, ma oggi sono spente. Questo è un simbolo importante di Yerevan perché è la commemorazione del genocidio armeno. Andremo a vederlo perché questa parte qua è in cima. La cosa bella è avvicinarci, salire in cima, perché da in cima si vede tutta la città e ve lo diremo. Stai dicendo che dobbiamo fare tutte quelle scale? Quelle lì? Tu hai voglia di farle? Sei andato? Dove è andato? È andato a fare le scale. Ma secondo me è fuggito. Fuggito, è fuggito.
Ragazzi, avete visto tutte le disavventure che abbiamo avuto con le gomme? Però sono state utilizzate per fare una bellissima cosa. Questa. Monumento ai copertoni di Bruto. No, beh dai, non ne abbiamo cambiati ancora così tanti. Mentre voi fate i furbi, non ce la farà mai. Ci vediamo in Cina. Bah, sono veramente tante. Rocky, com'era? Non ti preoccupare, ci vediamo in cima. Senza neanche il fiatone. Siamo arrivati in cima alla scalinata. Questa è la visuale di Yerevan. Ragazzi, devo dire una cosa, stanno ristrutturando, anche salendo abbiamo visto che stanno lavando le fontane. Spero che ripristinino il prima possibile anche le fontane, perché ci sono pertugi di tutti i muri che esce acqua. Questa città fa 1 milione di abitanti. È stata costruita praticamente nel periodo sovietico, quindi molto dell'architettura, soprattutto nel centro, rispecchia quello che è l'architettura a parte sovietica, quindi questi bei monoliti, belli austeri del periodo russo. Poi devo dire ci sono alcune cose che a me sinceramente non dispiacciono meno. Da qua la visuale sulla città è molto bella. Si vede alle nostre spalle il monte Ararat con le punte innevate e oggi ci sono solo 2 nuvole ed eccoci arrivati all'ultima parte dove c'è un memoriale dedicato al genocidio armeno. È un'opera, come vedete dal cantiere qui alle mie spalle, incompiuta, che credo non verrà mai terminata. Volendo si può salire fino là sopra a vedere la statua, che è meglio vedere da qui sotto. Quindi noi adesso scendiamo. Ragazzi, è ora di scendere? Sì. Ma voi ci avete veramente creduto che me la sono fatta tutta a piedi? Secondo me non ci ha creduto nessuno, però adesso possiamo svelare il trucco? Sì. Vi lasciamo qua le immagini. Guarda che fatica a fare queste scale. Sì. Oh, finiscono più. Io ti stanchi anche qua. Esatto, c'era una bellissima scala mobile lunga 8 piani. Infatti cosissimo, C'è una mostra di modernariato all'interno, la scala mobile è gratis, è all'ombra, quindi... Ci sono dei bei pezzi, c'è anche quel divano fatto a bocca. Sì. No, dei bei pezzi di design degli anni 50, 60. Bene ragazzi, adesso andiamo perché fa veramente caldo e sto marmo... Si sta scaldando, Sì. e le nostre bici sono giù legate sotto a un ristorante con la fontana di spruzzi d'acqua vaporata. Troveremo vaporizzata. congelato. Oh, andiamo là. Andiamo. Ragazzi, in questo caso possiamo proprio dirlo, anche i muri hanno l'orecchio. Ecco come si fa a bere la fonte di una tetta. Io li odio queste fontanelle, che non si riesce a bere niente. Buono. Fare un giro nel centro e ci sono tutti i marchi nostri europei. Ara, Ermenegildo Zegna, Tezzeni, Intimissimi, Sì. Calzedonia. ok, tutti quelli italiani, ma carissimi, ma super cari. Ma è una bella città, dai. Siamo in Piazza della Repubblica, punto molto importante per i cittadini perché è un punto di aggregazione. Qui alle mie spalle c'è il Palazzo delle Comunicazioni con una fontana davanti e di notte è illuminata, fa tutti i giochi d'acqua eccetera eccetera. Girandomi qua c'è il Palazzo del Governo, questo con l'orologio, di lì c'è il Marriott Hotel, di qua c'è il Ministero di non mi ricordo che cosa. Insomma sono 5 grosse strutture con le basi di basalto e tutte sono state costruite con lo stesso tufo, poi di colori diversi, però è bello perché sembrano dei mosaici.
Mi sono lavato la faccia perché fa caldo. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere il Vernissage, che è un mercatino a cielo aperto con la caratteristica che dovrebbe vendere cose usate, produzioni proprie, artigianali. Andiamo a vederle. Qua sulla sinistra c'è il mercato generale, dove fanno frutta, verdura, polli, carne, pesce, chi più ne ha più ne metta, ma non abbiamo più voglia di casino e sinceramente fa troppo caldo. E usciamo da sta città, un traffico di quelli minchia, che il problema grosso è il traffico, il problema. Andiamo, andiamo. Volevo fare una considerazione, ok? Abbiamo fatto un giro lunghissimo fuori da Yerevan, bellissime colline, ma non so se è proprio un paese per noi. Diciamo che Yerevan è stata carina, ma non è che mi ha entusiasmato. No. Ok. La prima cittadina era più carina secondo me. Ci è piaciuta di più Per quanto Gyumri. C'erano 4 cose, non è che... No, però la sensazione, il feeling con la gente, così. Qui oggi mi hanno anche negato di bere perché non avevamo portato i contanti e non volevano farci pagare con la carta. Hanno detto vai a prelevare, muori. Adesso c'era una signora qua che aveva appoggiato per terra delle bottiglie di Coca-Cola, non so. Io ero lì che stavo attaccando la canna per fare il pieno dell'acqua. Mi ha preso il sacchetto lì, mi ha guardato con una faccia e ho detto, no, madonna, Chi te le prende? Non te li rubo. Beh, insomma, diciamo che la gente, arrivando dal sud della Turchia, dove la gente era veramente più che ospitale, qui l'impatto è un po' duro, un po' crudo, ecco. Più tante strade troppo montuose, è meglio che non le facciamo. Ci sono tantissime fontanelle, ma sono quelle da bere dove sgorga da sotto, così. E non si può riempire una bottiglia o attaccare una canna. Quindi Andiamo fuori dalle palle. non lo so quanto stiamo ancora in Armenia, vediamo. Adesso vediamo un paio di monumenti, di cattedrali, di monasteri, sal cacchio, e andiamo verso la Georgia. Una Vediamo. settimana? Forse. Vediamo. La signora ci ha regalato le albicocche, possiamo Buono. andare. Il signor Albicocchi è buonissimo. Seconda scalinata della giornata, vado da sola e faccio il video per te, Mauri, va bene? Anche per tutti gli altri, ma in primis per Mauri, che non vedrà questo posto se non in video. Intanto faccio scale. Ci troviamo su una piccola collina in mezzo a una pianura, qui ai piedi del monte Ararat, che come sapete si trova in Turchia, ma da questo punto si vede benissimo. Sto andando a visitare un monastero che è uno dei più famosi di tutta l'Armenia, proprio perché appunto ha una vista sul monte Ararat pazzesca.
Ragazzi, mi ho messo in cucina a pelare le patate, anzi veramente a sbucciare le cipolle. Comunque siamo partiti con l'idea di mangiare 2 uova sode, fredde, con un po' di pomodoro. Una roba così molto leggera, perché faceva 40 gradi, calde l'ostia. Poi siamo partiti in direzione Pioggia. Siamo arrivati in un paese che non ne ho il nome, lo scopriremo domani. E a Marinai gli è venuta voglia di mangiare le salsiccette che abbiamo preso con le patate e cipolle. Insomma, Non mi era mai successo di andare a cercare la pioggia. Quando c'è una bella giornata di sole dici, ah, là c'è una nuvola, andiamo, speriamo che la piova, speriamo che là almeno faccia un po' più fresco. Però oggi veramente da 38 gradi adesso siamo passati a 21, 40 avevamo, è vero, abbiamo raggiunto i 40 oggi e a me è venuto anche mal di testa, poi sbalzi di temperatura, siamo entrati in un supermercato, adesso siamo a 21. Piovi ancora! piovassi. Sto invecchiando? Sì. Aglio, bruschetta e vai con l'aperitivo. Ci vediamo domani. A wall of stickers. Ok. Aspetta, facciamo devo riuscire a aprirlo. So now we're excited. Ok. Suspense! Mauri? Without glass. Ah! Ok, fallo tu, va. Che pirla! Che pirla, mi è toccato a me alla fine, guarda. So never again. Let's Ok. Te lo ridò? Ti ho dato l'aiuto? Perché ricorda anche un pochino quegli organi a colonna. Canne degli organi. Dai. Monumento ai copertoni delle gomme. Di brutto. Ma sì signora, guarda, in mano la telecamera perché così mi sta facendo ombra. Spero che ripristinino. Spero che ripristinino il prima possibile. E oggi ci sono solo due nuvole e guardate la immensità del che cazzo me ne frega. Ma no.